Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Dopo averla vista a spasso con Erika, adesso facciamo una prova seria di questa moto Suzuki Gladius 650 del 2009. Io all'epoca avevo 19 anni e compravo spesso le riviste motociclistiche. Ricordo bene questa moto che era appena uscita come un allestimento dell'SV. Veniva descritta come una moto facile, adatta ai neofiti, anche alle donne, data la ridotta altezza della sella, e oggi siamo qui a scoprire a distanza di anni se quello che dicevano i giornali ai tempi è vero o no. Allora, la moto è un bicilindrico da 650 cc di cilindrata, motore e telaio si avvicinano molto a quelli dell'SV. Fortunatamente ho trovato un SV oggi mentre passeggiavo. Vi faccio vedere questa clip delle due moto vicine per farvi vedere come si assomigliano, anzi diciamo che sono davvero molto simili. Allora, cosa mi ha colpito al primo impatto di questa moto? Sicuramente il serbatoio è molto piccolo. Sono contento di provarla qualche settimana dopo il test ride dell'MT-07 perché sono due bicilindrici con una cilindrata simile, quindi diciamo fare un paragone non è così sbagliato. Il serbatoio è ridotto, nonostante tutto comunque porta 12 litri, quindi anche se è piccolo è abbastanza capiente. Per esempio la mia fidanzata che ha il 1,64 ci tocca abbastanza bene e sicuramente questa moto qua gli dà più senso di sicurezza rispetto alla mia Fazer. Merito non solo della sella ridotta, ma anche dello scarso peso della moto. Siamo sui 185 kg a secco, quindi davvero un buon risultato. Il motore eroga 72 cavalli, 64 Nm di coppia. Questa moto qui nello specifico è totalmente originale, esclusa la spia della riserva che si è rotta, la moto non è stata toccata per nulla. Il punto forte di questa moto, come tutti i bicilindrici, è sicuramente la potenza ai bassi. La moto esce bene dalle curve, quando prende il gas la potenza c'è. La moto arriva fino ai 9000, ma per il meglio di sé l'ha già dato molto prima, quindi secondo me una cambiata ideale per questo mezzo è intorno ai 7000. Secondo me è davvero una moto adatta ai neofiti e anche alle donne perché dà un buon feeling da subito. Il neofita si trova bene da subito, grazie anche a questo manubrio alto e la sella ridotta che danno una buona padronanza del mezzo. Secondo me però questo manubrio a lungo andare nella guida un po' allegra è troppo alto e condiziona le impostazioni di guida del pilota facendolo stare troppo a busto dritto. La moto è impressionante per come è piccola, davvero sembra una bici. Siamo ai livelli dell'MT-07, però parliamo di una moto che comunque ha 9 anni, quindi 9 anni fa i criteri costruttivi erano un po' differenti e i vari concorrenti di questa categoria erano moto 4 cilindri più pesanti, leggermente più prestanti. Io più guido bicilindrici più veramente li sto apprezzando, perché secondo me sulla guida su strada una fan bike deve essere bicilindrica. Allora intanto ve la faccio vedere un po' in mezzo alle curve. Allora, come vedete il contagiri e il contagione sono ben leggibili anche con il sole in faccia. Mi sono scordato di dirvi che sono senza giubbotto perché purtroppo questa è stata un'uscita improvvisata e tutto il mio equipaggiamento tecnico purtroppo è in tintoria. Passando alle note dolenti, due cose non mi sono piaciute di questa moto. La prima è un eccessivo effetto on-off al tocco del gas. Non so se sia un difetto specifico di questa moto o del modello in generale, però soprattutto nelle partenze davvero a bassa velocità l'on-off si sente ed è molto fastidioso. La seconda cosa che mi è piaciuta di questa moto è il cambio. Lo sento eccessivamente duro, veramente l'innesto della marcia va forzato in una maniera esagerata.
Sarei curioso di sapere qualcun altro che ha un SV o una Gladius se riscontra lo stesso problema o questa moto nello specifico ha qualche piccolo difetto. I pro sono sicuramente la sua agilità e il motore che 72 cavalli, ma stesso discorso che ho fatto nello scorso test per l'MT, sono 72 cavalli posizionati bene, con una bella gomma, la moto sicuramente nel misto può dire tranquillamente la sua. Logicamente stesso discorso dell'MT, parliamo di una moto che nuova costava sui 6,5, quindi una moto entry level, sospensioni e freni sicuramente sarebbero migliorabili. Però va visto il discorso anche nell'ottica del costo d'acquisto della moto. Vai, fammi la chiusura del video. Fammi la chiusura del video. Mi cogli sempre impreparata. Vai, impreparata. Eccomi, io sempre sconvolta. E vi ringraziamo per averci seguito e mi raccomando lasciate un like, condividete e ciao!